situazione completamente differente. Oggi siamo nel porto di Livorno con Teodoro Di Paola. E perché siamo qua? Siamo a pescare con la bolognese e con la canna fissa. La mia grandissima passione è la pesca col galleggiante. Okay. Tu sai, io amo il feeder, ma il galleggiante è l'imprinting che uno ha fin da piccolo. Di conseguenza siamo dentro una struttura che è destinata, mi dicevi, per la pesca. Per la pesca, diciamo, sono rimasti pochi posti disponibili qui a Livorno, però diciamo, ci godiamo questi pochi spazi, tenendo sempre pulito e cercando di non perdere anche questi posti. Accenniamo ai nostri amici cosa vogliamo fare oggi. Oggi andremo a vedere la tecnica della canna fissa e bolognese e poi man mano andremo a vedere lo sviluppo della giornata e le varie esche, vediamo un attimino come. Allora, mi hai detto, quando mi hai chiamato dicendomi vieni a Livorno perché ci sono dei bei pesci, possiamo prenderli, vieni che andiamo a pescare al mare, per cui per me pescare al mare è sempre una cosa bellissima e qui a Tumentini possiamo fare proprio la pesca classica estiva con la pastura, la pastella e il pane, per cui pescare i cefali, perché, diciamo così. Anche perché ora nelle zone balneari non possiamo pescare, quindi assolutamente, diciamo, abbiamo anche il divieto, sono anche un po' limitati e quindi sfruttiamo le aree portuali per queste. Seguiteci perché Teodoro ha tanti piccoli segreti che ce le può dare. Oggi faremo vedere fare tutta una bella preparazione delle attrezzature, piccoli segreti che lui ci può dare, come preparare la pastura e come ottimizzare anche i tempi per preparare le lenze, per arrivare sul posto già quasi preparato. Io vi dico, sono proprio in sbaglia come un bambino, sì, in fibrillazione come un bambino, perché pescare col galleggiante per me è sempre stata la mia grande passione, ci ho pescato per tanti anni. La prossima mi porti a feeder, però. Assolutamente, facciamo uno scambio. Seguiteci. Allora, il posto che abbiamo scelto ha una profondità di circa 6 metri, 5 metri, 6 metri e andremo a insidiare dei cefali, delle salpe, dei pesci inaspettati che può essere un sarago e vedremo con lo sviluppo della pescata come andrà. Amletico, Teo, dimmi tu sai che io per i fili ho una passione e sono veramente molto attento. Lo so, infatti io mi affido sempre a te. Dobbiamo caricare i mulinelli, per cui cosa tu consigli in questo caso? Utilizzo questo. È il Match Reel, il classico Match Reel che è sicuramente. E ultimamente sto usando molto il Super Soft. Perché il Super Soft? Ha una scorrevolezza maggiore nel lancio, mi risulta molto anche più resistente nel tempo, siccome la salsedine va a incidere tanto nei lanci, rilanci, così. Un piccolo consiglio che mi ha detto Teodoro è stato quello che io sono abituato a mettere la bobina nell'acqua per avvolgere il filo ben stretto nella mulinella. Ecco, secondo me quello è un errore madornale, specialmente se lo facciamo con l'acqua di mare, perché poi il sale rimane all'interno delle spire e si va tutto a impastare e poi dopo rimane impastato. Quando noi andiamo alla seconda sessione di pesca non lancia più perché c'è tutto il Dobbiamo sale. Lavarlo con l'acqua dolce. Questa è una cosa che dobbiamo fare. O lo imbobiniamo a casa con l'acqua dolce o se no basta solo una spugnetta umida e lo riavvolgiamo. Io di me invece per quanto riguarda il filo io sono molto amante dell'abrasion. L'abrasion è un filo che ha molta resistenza, poco allungamento e mi piace tantissimo. Per cui utilizzerò su una canna bolognese l'abrasion, mentre per costruire la lenza userò il Super Soft. Per la canna fissa? Per la canna fissa assolutamente sì, perché mi aiuterà sicuramente a stendere meglio la lenza e entrare in pesca. E anche entrare in pesca, ma anche nell'elasticità mentre lavori i pesci. Resta indubbio che il Tournament Tough è il filo più utilizzato da tutti i pescatori, perché è un filo che è universale, dura tantissimo, grande resistenza all'abrasione. Insomma, qui abbiamo 5 capostipiti che dire quale volete usare, decidete voi. E il pescatore quando fa una scelta sul filo è assolutamente una scelta personale. Questi sono sicuramente dei nostri consigli e voi naturalmente utilizzate quello che voi credete sia meglio.
canna fissa, la mia grande passione da ragazzo. Adesso mi devi insegnare a sondare dentro il porto. Che è la cosa un po' più difficile, che riesce spesso, Non è tanto facile. non è facile. Per cui noi dobbiamo parlare ai nostri amici pescatori e insegnarli quei piccoli trucchi perché ci guardano, perché vogliono imparare queste cose qui. Certo. E tu, meglio di chiunque altro, puoi fare questa Poi cosa. qui ci sono delle insidie, perché siccome sono acque portuali ci sono dell'erba gamberina, quindi magari pescando... Erba gamberia vuol dire delle alghe sul delle fondo. alghe che si staccano anche un metro da terra. Quindi allora questo è ancora magari, più magari anche, preoccupante. cioè, come lavorerà la pastura, dopo andremo a vedere tutti questi dettagli, e quindi magari bisognerà staccarsi dal fondo anche un metro. Perfetto. Quindi, per cui le fasi di sondaggio, canna fissa, può essere un po' più facile perché abbiamo un limite di lancio, certo. mentre la canna bolognese dovrà... bisogna dei piccoli accorgimenti. Perché naturalmente lanciamo più lontano, giusto? Certo, sì, io magari dopo, in seconda battuta, andremo un po' più lontano. Perché mi dici questo? Perché lanciando là l'inclinazione del piombo galleggiante verso l'acqua è Certo, sempre inclinata. certo, sì. Per cui dovremmo spiegare ai farlo nostri amici. praticamente scendere perpendicolare. Per cui impiegheremo un attimo, un po' di più per spiegare questa cosa qui, perché le fasi di sondaggio sono quelle fondamentali per chiudere una bella pescata e certo, prendere dei e posti divertirci. pesci. Per cui montiamo le nostre canne, adesso facciamo vedere sondare, armiamo con gli ami tutto il resto, poi faremo vedere le fasi salienti che sono la pasturazione e la preparazione della pastura soprattutto, che lui è un grande maestro, per cui in questo caso mi faccio un passo indietro e guarderò uno molto bravo a fare questa cosa. Ok, andiamo. Allora, andiamo alle nostre pasture. Oggi Andrea userà la super cefalo bianca, perché lui pesca con la canna fissa e quindi diciamo è più indicata, mentre io preferisco, siccome andrò a pescare con la bolognese, quindi dovrò lanciarla, ho bisogno di una meccanica un attimino più tenace, e quindi vado a mescolare le due cefalo bianca con la sarago occhiate e niente, poi dopo vedremo in fase di pesca e anche nel lancio come tiene di più la palla mentre scende e raggiunge il galleggiante. Come appena detto, preparo la pastura per Andrea, quindi praticamente prendo il suo sacchetto cefalo bianca, la versiamo qui nel secchio, poi il sacchetto non facciamo volarlo via, quindi lo mettiamo qua, poi non andiamo a versare acqua subito in eccesso, l'acqua va messa piano, diciamo così. Una volta messa un po' d'acqua andiamo a miscelare in modo e maniera che tutte le particelle prendano l'acqua. Ora ovviamente qui ha bisogno ancora di acqua, però va sempre fatta piano. Perdiamoci 5 minuti di più, però otterremo una pastura che vogliamo. La mano sempre ben aperta per poterle aprire tutte le nostre farine. Allora, abbiamo miscelato la nostra pastura e questa è la consistenza che diciamo ci permette, la consistenza giusta. Deve fare questa cosa. Quando avviene abbiamo ottenuto la nostra pastura nel migliore dei modi. Poi sta a noi chiuderla o meno per poter lavorare in varie profondità. Allora, versata la nostra cefalo bianca, andremo a prendere il nostro sarago occhiato in ugual modo. Il nostro sacchetto sempre qui da una parte. Quando sono asciutte ancora le mescoliamo bene in modo maniera che si uniforma tutto, e poi come nel caso di prima aggiungiamo l'acqua un po' alla volta, basta, e andiamo sempre da sotto verso l'alto in modo maniera che l'acqua prenda tutto. Qui c'è ancora bisogno di acqua. Ok, saragocchiate, come vedi c'è del pane rosso dentro che ci aiuta anche a svelarci se i pesci sono sulla nostra pastura in caso di cattura. Ok, allora in questo momento la pastura è perfetta, però nelle nostre fasi di pesca stiamo sempre attenti perché in queste giornate specialmente di sole tende a asciugarsi, quindi con la mano bagnarla sempre un po' alla volta per avere sempre la stessa consistenza.
Allora, preparata la nostra attrezzatura, andiamo a misurare il fondo. Inizialmente la misuriamo sotto punta, in seconda fase lo misuriamo più a distanza. Andiamo. Allora, per misurare sotto punta basta farla andare perpendicolare alla lunghezza della nostra canna, in questo caso a 7 metri. Lo facciamo scendere, lo accompagniamo e andiamo a vedere la nostra cima. In questo caso qui il piombo è giù e ci manca ancora 20 cm. Poi diciamo che questo potrebbe essere il fondo ideale per iniziare la nostra pescata. Consiglio di provare anche a destra e a sinistra per evitare che ci siano degli incagli o degli scogli. In questo caso magari nell'area portuale ci può essere una cima di qualche barca. Quindi facciamo un altro lancio sulla destra, accompagniamo, siamo 20 cm staccati dal fondo. Uno verso Andrea, perfetto, il fondo è lineare. No. Allora, sondato sotto punta, prendiamo i nostri riferimenti, quindi magari mettiamo l'amo all'archetto e vediamo dove è presso più il nostro galleggiante, quindi diciamo nel sottovetta. E ora andiamo a misurare il fondo alla lunga distanza, magari 15-20 metri. Facciamo uno sbilancio e in questo caso manteniamo il filo e poi facciamo fare tutto al galleggiante. Il galleggiante deve venire su perpendicolare, non bisogna tenerlo in diagonale perché altrimenti ci falsa il fondo. Ecco, in questo caso il galleggiante è venuto su perpendicolare e ci indica che praticamente siamo appoggiati a terra. Quindi da lì questo è il nostro zero, da qui noi togliamo 20, 30, dipende da quanto vogliamo staccarci. In questo caso andiamo a togliere 20 cm. Mettiamo la nostra lenza appoggiata piano piano a terra in modo e maniera da non fare groviglie alla nostra lenza. Lo recuperiamo, ci aiutiamo piano piano, sono fasi un po' delicate, però ci evitano i garbugli. Allora, il fondo massimo è qui dove c'è il pollice e noi ci siamo staccati circa 30 dalla distanza di pesca che abbiamo prima individuato, quindi sui 15 metri. Ok, andiamo in pesca. Il galleggiante che sto utilizzando oggi nella sessione di pesca è il Bolo 2 nella misura di 3 grammi. È una forma a pera rovesciata che ci permette dei lanci a lunga distanza e di entrare in pesca dolcemente e rimanere intrattenuta sulla pastura. La lenza è composta da una torpille, quindi un run drop da 2 grammi e 10 pallini del numero 8. 10 pallini perché? Perché ci servono per poter lanciare e non ingarbugliare la nostra forcella. In questo caso noi peschiamo con una forcella per poter avere degli abbocchi multipli, quindi 2. Però non è scontato che si possa anche pescare tranquillamente con un amo solo. Guarda il galleggio che ho a ferro. Prendilo. Aspetta, Lo vedi? Vado? Oppala! Un altro, Teo. Adesso proprio. No, adesso li hai portati in pastura a te, con la pasturazione che hai fatto. È un altro cefalotto come quello di prima. La pastura sta entrando in funzione. Sì, guarda. Era appena andato in pesca, guarda, c'è ancora il pane sull'altro amo. La pesca a cefalo è una pesca divertente. È divertentissima e soprattutto sai che cos'ha? Divertimento che è sempre molto in movimento, cioè siamo sempre dietro a lanciare, sempre dietro a innescare, ad insidiare i pesci. 300 grammi più o meno,
labrone come diceva il Teo, ossia guardate quel labbro qui molto pronunciato. Adesso lo mettiamo nel guadino e lo rilasciamo immediatamente. La pesca in mare dalle zone portuali o in zone aperte è veramente fantastica. Con la canna fissa poi è il massimo, perché il galleggiante è sempre sotto, attività, 1000 tocche che cerchi di prendere e loro sono più furbi di te. Veramente molto bello. Ed estate cosa puoi fare? Un piccolo paniere o anche una sedia, un po' di pastura, 1 chilo di pastura, un pezzetto di pane e dopo vedremo anche un'esca che il Teo non vi ha ancora fatto vedere, ma sarà rivoluzionaria e vedrete che vi cambia anche la pescata anche voi. Vi faccio vedere una cosa che vi capiterà spesso al mare. Guardate, sul mio amo c'è rimasta una squama. Non volevo prendere la squama, volevo prendere il pesce e il secondo bracciolo me l'hanno mangiato. Probabilmente 2 pesci in contemporanea mi hanno mangiato la mia esca. Quello che manca qui nel secondo amo purtroppo ha rotto perché è veramente molto grosso, non siamo riusciti a riprenderlo e mentre stavo combattendo con il primo, un secondo pesce malauguratamente si è attaccato al mio amo e gli ho portato via una squametta. Questa è una situazione che accade quando i cefali entrano in branco sulla nostra pasturazione e insomma si avventano in maniera molto vorace e questa cosa è una cosa che purtroppo succede. Rileghiamo i nostri ami, rimettiamoci in pesca e speriamo di fregarne uno. Oppala! Grande Teo, hai detto la cosa giustissima, dice mettici un pezzettino di pane un po' più piccolo perché sennò non li freghi e un bel cefalotto è venuto sul mio amo. Ha mangiato nell'amo alto, Teo. Quindi ci può indicare che o togliamo un po' di fondo o continuiamo così tenendo quell'altro amo più basso per insidiare i cefali di taglia. Tu sai che io non sono abituato a usare il portacanne, ma lo sui pagnerini di questo genere qui e soprattutto in mare è fondamentale. Sì, è fondamentale, soprattutto perché teniamo la canna distaccata dal nostro... insomma, riusciamo a gestire le cose. Sai, noi di acqua dolce, diciamo così, usiamo più il discorso... La barra frontale o lateralmente, sì. Guarda, preso perfettamente in bocca, questo qui con la macchia oro, che tipologia di cefalo è? È un gaggiadoro. È un gaggiadoro, per cui la famosa gaggiadoro che è molto buona anche commestibile, giusto? Sì, sì. Adesso lo rilasciamo, cerco di rilasciarlo col guadino per non fare mica danni, ma i miei ami naturalmente non hanno contribuito a questa cosa, per cui penso prima al pesce. Lo liberiamo poi, senza far confusione, senza buttarlo in acqua. Assolutamente, perché buttarlo in acqua da questa altezza non sarebbe poi una cosa... No, poi ci spaventa il branco e quindi praticamente la nostra pescata... Hai visto, è andato via lento, non è successo niente, proprio l'abbiamo mantenuto con la massima tranquillità e sta riprendendo il nostro fondo. Sono contento che le cose abbiano girato come devono girare. La costruzione della lenza della canna fissa è veramente molto semplice. Una piccola turpile, cioè un piombo che porta circa il 75% del peso totale del galleggiante, qualche piccolo pallino e un'asola. Al di sotto di questo mettiamo 2 calamenti, cioè un filo con 2 ami. Perché questo? Perché la presentazione dell'esca doppia al mare sicuramente è una bella presentazione. Segreto per pescare al mare: con un'esca come il pane o soprattutto come la pastella, un esco col gambo lungo ci aiuta sicuramente a fare un innesco perfetto e in questo caso qui una versione 120 XN è perfetto perché ha un gambo leggermente lungo, è un amo crystal, ossia un amo completamente argentato per cui attrae anche un pochino, ha una punta abbastanza alta con un buonissimo ardiglione per cui i cefali, che sono sicuramente dei pesci molto sospettosi, che tirano tantissimo, un ardiglione che ci possa tenere la ferrata è fondamentale. Per cui una lenza molto semplice, un finale dello 0,12, una lenza composta da uno 0,16 e un galleggiante da 2 grammi. Il galleggiante in questione è il galleggiante, uno può utilizzare quello che meglio crede. Naturalmente il buon Teo mi ha detto: guarda, un galleggiante a pallini in questo caso è perfetto, e GNT Bolo è sicuramente il galleggiante che va per la maggiore in questo caso qui, perché abbiamo un'antenna un pochino generosa, una deriva di carbonio che ci permette di stare in pesca anche quando abbiamo un po' di alzate ad onda, per cui mi trovo benissimo. Adesso vi faccio vedere alcune situazioni di messa in pesca della lenza, perché utilizzando 2 ami magari uno dice: ah miseria, potrebbe essere un pochino difficoltosa, ma è molto semplice, perché innescato prima un amo, poi il secondo e lanciato dall'alto verso il basso, la lenza si stende dolcemente e entra velocemente in acqua.
massima attenzione. La gestione dei 2 ami mi ha spiegato il Teo che viene fatta in questa maniera qui. Teniamo sempre un bracciolo tra le nostre mani e facendo una piccola azione di sbilanciamento in avanti la nostra lenza è già in pesca. Io ho l'abitudine di mantenere un attimo il galleggiante fuori dall'acqua per capire esattamente dove sarà l'ingresso di questo verso il fondo e poi lo rilascio quando la turpil è arrivata a circa mezzo metro dal fondo. Allora, noi siamo partiti con che esca? Con questa qua. Con questo guardate, pane qui. Non è un pane, sentite, del fornaio che ce lo siamo scordati nella credenza, ma è un pane speciale per pescare al mare. Spiegami, Teo, per favore. Praticamente questo pane qui è un pane speciale, come hai detto te, viene immerso nell'acqua per un po' di tempo. Questo per la preparazione, giusto? Meglio prepararlo a casa per non perdere tempo. Certo, di assolutamente. pesca. Poi ovviamente questo è enorme. In base alla nostra giornata di pesca possiamo anche decidere di tagliarlo a metà. Certo. Va immerso nell'acqua, che dopo facciamo vedere, e lasciato lì a mollo. Quando è tutto morbido, cioè che il pane ha assorbito l'acqua. Assorbe tutta l'acqua. Ti faccio una domanda, Sì. il pane deve essere utilizzato con l'acqua salata di mare o indifferentemente lo posso preparare anche con l'acqua del rubinetto? Tu cosa consigli, Sì, da esperto che sei? Allora, consiglio l'acqua di mare, Certo. però possiamo anche usare l'acqua dolce, ovviamente senza l'addolcitore che... Cioè, assolutamente, che tira via, Quindi depreda magari magari se sali. dobbiamo prepararlo per la nostra battuta di pesca o passiamo dal mare a prendere una mezza bottiglietta d'acqua. Certo. Una domanda che ti dico, io sento sempre parlare che questo lo chiamano treccia, perché? Dalla forma. Dalla forma. Dalla forma è E un mi pane spiegavi, francese. sì, mi spiegavi che perché viene praticamente una volta che una volta beve l'acqua, lo svolgi e vengono praticamente dei filoni, sì, giusto? praticamente degli tipo straccetti. Sì, però questo nodo si svolge, si svolge tutto. Allora, però mi dici di utilizzare solo la parte bianca e non la parte marrone. Questa qui, la parte marrone, la possiamo anche grattare a terra o con un coltellino. In maniera da avere sempre il pane bianco. Sì, il Perfetto. pane bianco. Allora adesso, dopo faremo vedere a fare questa cosa qui, però adesso mi devi spiegare il segreto che non ce lo voleva dire, perché mi ha detto non ti preoccupare, peschiamo col pane. Poi a un certo punto l'ho visto un po' trafficare dietro il paniere e mi sono visto che tira fuori una pastellina. Guardate questa cosa qua. Questa è molto simpatica perché è fatta con una base di esca per mazzetta. Questa qua. E che cos'ha di pregio questa esca qua? Aiutami. Il pregio è la collosità, quindi praticamente rimane tenace all'amo e visto che i nostri pesci sono attratti dalle farine, dal nostro sfarinato, questo è un ottimo... Dal profumo sento che c'è anche molto formaggio all'interno, giusto? Pane, formaggio, del sale, certo, ci sono degli attrattori e tutto il resto. Lega tanto. E poi guardandola nelle dita, che non si appiccica assolutamente nelle dita, ma sicuramente sul nostro amo rimarrà, certo. La quantità giusta è in base all'amo che andiamo a utilizzare. Sì, basta fare poi una pallina e poi mettiamo il nostro amo all'interno, lo richiudiamo. Adesso questo ce lo farai vedere te perché sei un professionista della cosa. Però Okay. La cosa che ci interessa di più è L'importante sapere... poi è comunque sia farla sempre... Ma i nostri amici sai cosa vogliono sapere? Quanta acqua ci va dentro, perché devi farla vedere preparare. Per cui adesso rimettiti dietro il panchetto di nascosto perché non me lo voleva far vedere, perché naturalmente sapete la gara c'è e di conseguenza mi ha detto E dopo poi ti do le stai anche in vantaggio. No, quindi... perché io sto pescando e lui no. Adesso dai. Fammi vedere ai ragazzi come preparare sia il filone del pane, che non ce ne abbiamo bisogno di prepararlo tutto, quello lì, e sia per l'esca per mazzetta. Ok. Preso il pezzo del pane che diciamo riteniamo giusto per la giornata di pesca, l'abbiamo immerso nell'acqua ed ora siamo nelle fasi finali. Ecco qua come si presenta il pane bagnato in questo momento. L'operazione da fare è questa: va schiacciato tra le mani così da eliminare tutta l'acqua fino... Ok, una volta che l'acqua è sgocciolata, come si può vedere, si toglie dalla nostra treccia e si crea queste striscioline qui. Poi bisogna prendere uno straccio preso questo straccio, lo mettiamo, disponiamo così le nostre file, avvolgiamo il nostro pane e poi diamo ancora una stretta.
Un consiglio è prepararlo la sera e lasciarlo nel frigorifero, in modo e maniera da poter arrivare sul luogo di pesca ed essere già pronti per pescare. Il pane poi si preleva così. Queste sono delle striscioline da mettere all'amo. Grande Teo, bellissimo. Eccolo. Energia XRS Evoluzione. Ho fatto un cambio canna perché questa mi permetteva di pescare molto più leggero, quindi col filo un po' più sottile, gestisce i terminali più sottili. Infatti in questo caso sto pescando con filo dello 0,9, infatti andiamo piano. È un bel labbrone. Nella misura 7 metri. Ho aperto l'antiritorno del mio Invictus. Ancora sta cercando. Un errore che tanti fanno è seguire il pesce con il retino. È il pesce che va portato verso il retino. Sì. Questo è una regola anche dell'altro giorno. Sì, però tanti si fanno prendere dalla foga di prendere. Eccolo qui, eccolo qui. Chiudiamo il nostro antiritorno. La torpille sempre fuori dal retino. Teo, ho visto che oggi hai preso su 2 canne, 2 famiglie importanti, la nostra energia e la nostra ultima. Raccontami della tua energia tra le mani. Energia XRS Evoluzione nella misura di 7 metri. Questa è la versione medium, giusto? Giusto. La serie è composta, mi dicevi, da tre modelli. Da 3 modelli. Abbiamo modello light, medium e all-round. E so che si differenziano per il discorso della colorazione. Sì, perché sono la light è di colore celeste, azzurra, la rossa che è la medium, eccola qui, e verde è l'all-round. Tu in mare mi hai detto che spesso e volentieri utilizzi questa qua perché ti aiuta tanto nella pesca, sia a mezza misura, a un po' più lontano, con i fili soprattutto sottili. Sì, giusto? perché utilizziamo sempre fili abbastanza sottili, dallo 0,8 al 0,10. A uno che si approccia a questa pesca, secondo te cosa gli consigli meglio, la versione medium o la versione un po' più potente? Consiglio la medium. Perché può gestire qualsiasi tipo di pesca, dal sargo al cefalo, qualsiasi cosa. Sì, può gestire terminali sottili o anche un po' più importanti, con 14 tranquillamente. È una canna leggerissima, maneggevolissima da impugnare. La piacevolezza di questa canna qui è la sua costruzione. È la bilanciatura, cioè la bilanciatura è la prima cosa che mi hai detto. 7 metri che la teniamo dal fondo. Per cui è una cosa che è veramente incredibile. Questo è grazie al carbonio CNX che Nanotube in carbonio radiale ha una bassissima quantità di resina, per cui di conseguenza è molto leggera, molto bilanciata come hai detto te, perché la costruzione fa questa cosa qui, ma in aggiunta abbiamo anche 2 soluzioni importanti. L'X-Joint che non dobbiamo scordarcelo, che è la cosa assolutamente importantissima. Che è all'interno di tutti i suoi innesti. Che valore aggiunto ha questo? Praticamente ci permette una curvatura senza omogenea, senza intoppi. Mi sembra molto importante anche sottolineare che annellatura hanno queste canne. Gli anelli sono pietra SIC con ponte con trattamento antisalsedine. Che al mare è fondamentale. L'hai detto te, se non c'è un trattamento, certo, buttiamo via tutti, però piccolo consiglio. Quando andiamo a casa, anche sempre una sciacquata. Sempre una sciacquata è sempre meglio. Certo. E la placca è la stessa identica cosa, la in acciaio, giusto? Giusto, sì. Vedo che hai fatto un abbinamento perfetto, perché quello è uno dei miei molinelli più migliori in assoluto. Anche il mio da quando l'ho provato. Allora, innanzitutto questo è l'Invictus. Taglia 4000. Perché tu ami un molinello un po' di rossettina, giusto? Sì, perché ci permette lanci più lunghi, perché la bobina, essendo anche più altina, e svolge meglio il filo nella fase di lancio. Perché poi magari andiamo a pescare con dei galleggianti piccoli, più di 1 grammo, 1,5 grammi, quindi se c'è meno attrito quindi la bobina è più larga, ci permette lanci più lunghi. E la caratteristica che mi stavi sottolineando, e gira verso la telecamera, fai vedere questa cosa. Mi fa impazzire, è questa, è la leva che è praticamente avvitata direttamente sul blocco centrale, sul rotore. Praticamente quando noi andiamo a recuperare diventa un corpo unico e non sentiamo assolutamente il tiro del pesce o del peso che abbiamo sulla canna. Poi quando andiamo a riporlo possiamo smontarle e rimettere nel fodero e abbiamo solo il corpo che dà ingombro all'ingombro.
certo. il corpo e basta. E Il possiamo grande mettere vantaggio il nostro... è il pacchetto frizione, perché questo frizione, mulino qui frizione ha una dolcezza pazzesca. è micrometrica, cioè è una cosa Incredibile. pazzesca, sì. E poi anche sotto sforzo gira sempre, c'ha una forza incredibile. Piccola cosa da segnalare, molto molto importante, soprattutto per la pesca in mare, è che abbiamo un rullino scorrifilo rivestito di un materiale che praticamente non fa rovinare il filo, ci permette di mantenere, che il mare, tu mi dici, Sì. purtroppo il mare mangia tutto, mangia Il mare, l'acciaio, certo, sì. figuriamoci se non può rovinare i nostri fili. Sì, sì, Ma sì. questa laminatura esterna che viene fatta in colore dorato è sicuramente una laminatura che aiuta tantissimo. Aiuta tantissimo, e poi l'antiritorno, che per me è fondamentale. Andiamo a vedere come realizzare la nostra esca per mazzetta. Un'esca che ci permette veramente di capovolgere la nostra pescata, perché si presenta simile alla pastura che noi utilizziamo per richiamare pesci. Quindi versiamo il nostro contenuto della mazzetta all'interno di un contenitore e poi piano piano utilizziamo sempre l'acqua di mare e andiamo ad aggiungerla. In questo caso rimarrà molto tenace, molto appiccicoso sarà il nostro impasto, che è quello che ci permette di poter tenere la nostra esca all'amo. Utilizziamo sempre un amo a gambo lungo per poter ingannare i nostri amici pinnuti, e il segreto per poterla realizzare è impastarla tenacemente fino al raggiungimento di una palla. Quando siamo in questo contesto bisogna continuare a impastarla per qualche minuto per poter arrivare all'elasticità, diciamo, gradita, fino a che, diciamo, non si appiccica più tra le mani. Allora in quel momento lì la nostra pastella è perfetta, come ora. Possiamo formare delle palline senza che rimanga appiccicata alle dita, e poi al suo interno ci mettiamo il nostro amo e siamo pronti in pesca. C'è Teo, c'è. Oh, Grande, un bel pesce, fai piano. Questo è andato un po' lontano, speriamo che sia un po' più bello di quello di prima. Ho l'impressione che sia un ceffalo dalle testate che mi dà. La canna fish è sempre comunque un divertimento pazzesco. È adrenalina pura. Mamma mia, questa Dream qua, guarda. Là. Una Dream Team Slim Pool Dai, XLX. faccelo almeno vedere. Guarda, non è così facile, non è grossissimo, ma veramente sta tirando in una maniera pazzesca. Adesso cerchiamo di portare, oh, c'è tanta acqua qua. Con tanta profondità tirano ancora di più. Guarda che bello. Comunque è un bel pesce. Guarda che bello. Tiralo, non fa andare sotto la barca. No, infatti, perché ci sono cime, c'è tutto. Sai, non è così facile perché lui ha già visto che si può difendere là sotto. Sì, L'ho riportato fuori, bene, dai. Pensi che sia sempre uno di quelli di prima? No, questo è un altro tipo. Questo è un altro tipo. Allora dopo lo spieghiamo ai nostri amici la differenza tra le due tipologie di pesci, giusto? Oppala, No. L'ho sbagliato, si è voluto girare giustamente. Sembra facile dal molo. Vai. Oppala. Galleggiante, tira su. Aspetta. Per cui questo, che tipologia di cefalo è? È un labrone questo. Questo è un labrone, giusto? Sì, si vede praticamente dal labbro superiore, che è molto grosso. Molto Vedete, questa è la pronunciato. differenza di... Sì, Cerco di trattare al meglio che posso perché lo vogliamo subito rilasciare. certo. Che divertimento la canna fish. Teodoro, avevi ragione, dice, se vuoi divertirti con il galleggiante ti faccio pescare con la canna fish. E io ho detto immediatamente sì. Come vi ho detto, la canna fish per me è un grandissimo ricordo di tantissimi anni di gare fatte in acqua dolce, e tutte le volte che posso andare in mare e posso pescare i cefali, pesco a canna fish perché mi diverto tantissimo, perché i pesci tirano, è divertentissimo. E in questa occasione qui ho voluto utilizzare una canna nuovissima, la Dream Team SLX Slim Pool. Perché Slim? Guardi, ve lo faccio vedere. Metto il mio pollice su una canna di 7 metri, lo vedete qui nella scritta, e il mio pollice è più grosso della base, per cui ho tra le mani una canna
leggerissima, bilanciatissima e soprattutto molto sottile, per cui tante ore di utilizzo, lancio, recupero del pesce. È una canna che non mi affatica. In più, che grande vantaggio ho? Oltre ad essere realizzata in carbonio CX1, perché è uno dei migliori carboni per massima flessibilità e recupero del pesce, nella base abbiamo deciso di mettere un piccolo rinforzo in crosswinding, cioè delle fasce di carbonio incrociate che ci permettono di mantenere l'ovalizzazione soprattutto in fase di lancio o di recupero del pesce. Questo, quando dobbiamo presentare l'aria come oggi, che abbiamo un vento laterale, che facciamo fatica a stendere la nostra lenza, è un grande supporto. La canna ha una cima tubolare, per cui per la pesca del cefalo come oggi è una canna perfetta, molto potente, soprattutto quando combatte dei pesci molto importanti. Io la consiglio a tutti. La sto utilizzando nel mare, ma sicuramente nelle acque dolci vi darà grandissime soddisfazioni. Prodotta in 6, in 7, 8 metri, Dream Team SLX Slim Pole, è una canna ideale per qualsiasi situazione che vogliamo divertirci con una canna fissa. Siamo al mare e la presenza del vento è costante, in questo momento è anche un po' rafforzato. Quindi ho optato per prendere l'Energia XRS Evoluzione 7 metri nella Allround. Praticamente la canna, le caratteristiche sono le medesime, però mi consente con una grammatura superiore, prima pescavo con 1,5 grammi, ora sono con 3 grammi, mi consente la canna di poter lanciare anche controvento e pescare nella zona pasturata dove ho pescato finora. Alla canna ho abbinato un Mulinello Explorer MTC nella misura 3005, corpo totalmente in carbonio, la manovella come nell'altro mulinello è avvitata direttamente sulla ruota dentata del corpo, quindi ha un recupero fluido, la frizione è micrometrica. Ho fatto questa scelta di assetto per poter mantenere la stessa bilanciatura che avevo in precedenza con l'Energia rossa. Essendo l'Energia Allround in questione, una canna più potente, ho deciso di mettere un Mulinello Explorer MTC 3005 che è più leggero perché ha il corpo in carbonio. E un altro, guarda, quello di prima l'abbiamo slamato, hai visto come è venuto sotto la panchina? Eh sì, l'ho visto. Questo è più bello, Sembrava più bello io, perché è partito a 1000 all'ora, è venuto direttamente sotto la panchina, si vede che c'è un corpo morto che lui lo conosce molto bene, guarda che bello. Lui lo conosce bene. Nonostante i serra che ci danno... Hai visto quanti serra che bollano? Eh sì. La canna fissa comunque è di un divertimento, mamma mia che lavoro. Guarda, lui cerca di andare qua, perché si vede che è una situazione che lui conosce. Conosce bene, sì. Come dici te, bisogna sempre aspettare che sia lui che vada nel guadino e non noi che ci corriamo dietro col guadino, giusto? Tanto la canna te lo permette. Sì, assolutamente. All'amato sembrerebbe all'amato bene. Adesso lo allontaniamo un pelo. Guarda, oppala! Bello! La lenza fuori dal... come dice il Teo, fuori dal guadino, perché sennò facciamo disastri. Eh sì, è questo guadino qua, che no. Questo guadino qui è la fine del mondo qui dentro, Sì, perché sì. ha la retta abbastanza lunga, è leggermente inclinato su. Questa, Sì. Questi guadini qui sono veramente una cosa incredibile. Questo, tra le altre cose, come ti ho detto, è la versione silver, cioè la versione più piccola di tutti i guadini, ma credo che per fare questa pesca qui sia perfetta, perché ci consente di gestire molto bene i pesci e retinarli proprio mettendoli in fondo al nostro guadino. Un attimo che non vogliamo... Sì, poi il cefalo è un po' ostile da guadinare, assolutamente. Sì, perché a volte riesce fuori. Sì, perché salta fuori e dall'alto soprattutto ci dà grosse difficoltà nella slamatura, nell'agguadinamento, perché poi dopo è vero che succede che qualche volta pescando con 2 ami uno ci si va a impigliare alla rete, dentro. Ma questo sta nel nostro gioco. L'ho preso nella parte di sotto, questo è, come dici te, il famoso, hai detto, labrone. Guardate, un pesce bellissimo. Il posto è facilmente riconoscibile, è la Fortezza Vecchia. Teodoro mi ha fatto passare una delle più belle giornate che potessi passare, grazie.
Qui siamo a Livorno, dentro al porto. Porto di Livorno. Cefali bellissimi, Cefali giornata non sono fantastica. mancati. Assolutamente no, pesci che Te ci ti hanno sei rotto. divertito con la canna fissa? Ma io perché sono come divertito un la canna bambino? fissa come un bambino, veramente. La pescata è molto semplice. Abbiamo usato circa 1,5 kg di pastura a Sì, testa, poca roba, un con pezzettino poco di ci treccia, un mezzo divertimento sacchetto massimo. di esca per mazzetta, per cui di più bello. Sì. Grazie a Teo che ci ha portato in questo posto, seguiteci sui nostri canali, prossimamente degli altri video. Io Teodoro, come vi ho detto, cercherò di convincerlo a portarmi in qualche altra parte e Andremo scogliera, a vedere altri spiaggia, segreti, altre esche, altri magari posti. orate, spigoli, non diciamo niente, vediamo no, così. un attimo. Ragazzi, seguiteci, noi siamo a vostra disposizione per darvi consigli, suggerimenti e magari qualche piccolo trucco. Alla prossima! Ciao.